display della lavatrice a marchio Electrolux compare il codice di errore E51, può comparire eventualmente nel momento in cui abbiamo impostato un ciclo di lavaggio, o se abbiamo impostato il ciclo si potrebbe bloccare la lavatrice, ma eseguendo un ciclo diagnostico, per il quale vi invito a visionare il video che trovate su nella scheda, ci esce fuori questo codice di errore. E51 da manuale significa che c'è un problema relativamente alla parte della scheda elettronica che gestisce il motore. I controlli che dovremmo eseguire pertanto sono fondamentalmente due: uno relativamente alla scheda elettronica, quindi prima eventualmente di sostituirla, e l'altro sul motore, che potrebbe avere una dispersione. Per verificare che non ci siano delle dispersioni è necessario controllare la parte che va dal motore alla scheda elettronica, ovvero il cablaggio, quindi seguendo il connettore dal motore, seguendo i fili fino ad arrivare alla scheda elettronica, dobbiamo sganciare quel connettore e con l'ausilio di un tester dobbiamo inserire sulla misurazione degli ohm e quindi eventualmente sulla posizione del buzzer, quella del cicalino, un puntale all'interno di ogni contatto che è presente sul connettore che era collegato alla scheda, e un altro puntale lo andremo a posizionare su un punto metallico della lavatrice. In questo caso facciamo questo controllo su tutti i pin che sono all'interno del connettore e non ci deve essere restituito sul display del tester nessun tipo di valore, ovvero non ci deve essere nessuna continuità. Fatto questo, procediamo con la stessa verifica, a questo punto però con il connettore che è posizionato sul motore. In questo caso estraiamo il connettore che è infilato all'interno del motore ed eseguiamo lo stesso tipo di controllo, ovvero posizioniamo un puntale del tester su ogni pin che è all'interno dell'alloggio del motore e l'altro puntale lo posizioniamo sulla carcassa del motore. Eseguiamo la stessa operazione su tutti i puntali. Come prima non ci deve essere nessun tipo di dispersione. In caso di valore sul tester sappiamo che c'è una dispersione e quindi in questo caso sarebbe necessario sostituire il motore. Eseguite queste verifiche sul motore, abbiamo escluso pertanto questa ragione o eventualmente l'abbiamo appurata, proseguiamo eseguendo una verifica sulla scheda elettronica, ovvero sulla parte della scheda elettronica che interessa il funzionamento del motore. Per capire quale parte interessa, ovviamente possiamo far riferimento al connettore che abbiamo scollegato prima dalla scheda e che partiva dal motore. Quella zona circostante è la zona che interessa il funzionamento del motore. L'elemento che è incriminato del malfunzionamento, che potrebbe pertanto creare l'errore, è il TRIAC, che praticamente è un componente di colore nero con 3 piedini che ha la funzione di gestire il motore. In questo caso dobbiamo eseguire una verifica sul TRIAC, quindi per vedere come eseguire la verifica vi lascio sempre il video che trovate su in descrizione, che vi indica per l'appunto come verificare se il TRIAC è o non è funzionante. In caso di TRIAC per l'appunto non funzionante, naturalmente si potrà procedere alla sostituzione del TRIAC sulla scheda elettronica acquistando un componente con le medesime caratteristiche. Pertanto in questo caso è preferibile portare il componente presso un negozio che vende prodotti di microelettronica per acquistare il modello uguale o eventualmente equivalente. Sostituite il TRIAC, rimontiamo il tutto e proviamo la lavatrice.